andremo a vedere la realizzazione di queste fasce per capelli. Possiamo vedere che c'è un incrocio ad X fermato sul retro e la fascia viene realizzata in maniera orizzontale, cioè dall'inizio si parte e si va in avanti. Questa è stata realizzata per esempio con un punto Noemi, con cui precedentemente ho realizzato anche una sciarpa a cappuccio, che potete anche andare a rivedere il punto per realizzare questo tipo di elasticità. E questa invece con una semplicissima maglia bassa a cannoncino. Quindi la fattura è la solita, si può cambiare il punto e fare diverse tipologie di fascia. Andiamo a vedere la realizzazione. Prendo una lana grossa e un uncinetto numero 8. Inizierò con 14 catenelle il mio lavoro. E farò una maglia bassa per ogni catenella, quindi mi alzo di una catenella per alzarmi e andrò a fare in ogni maglia una maglia bassa per 14 maglie basse fino alla fine. Ogni volta che finisco il giro e devo riiniziare un nuovo giro, mi alzerò di una catenella, giro il lavoro e vado a lavorarmi la prima maglia, che sarebbe questa, sempre a maglia bassa, però invece che prendere questa V, come si vede dal profilo del lavoro, io andrò a prendermi soltanto la parte dietro e farò la prima maglia bassa, la seconda maglia bassa, sempre sul retro della maglia, e andrò avanti così per altre 14 maglie basse, sempre prese sul retro del lavoro. In questa maniera mi vengono delle costoline elastiche. Quindi ogni volta che avrò terminato il giro di 14 maglie, andrò a alzarmi di una catenella, girerò il lavoro e andrò a lavorarmi la prima maglia che si presenta, sempre dalla parte retrostante la V, dalla parte sul dietro, diciamo, della maglia precedente, prendendo la parte dietro del punto della maglia precedente e vado a farmi altre 14 maglie basse, sempre prendendo la parte retrostante al punto, esattamente qui, e vado avanti così. Quando arriviamo a circa 45 centimetri di lunghezza, nel mio caso 22 costoline e che equivalgono a 44 giri, prendo una codina, mi preparo l'ago e vado a cucire i 2 lembi, 1 e 2, e si incastrano in questo modo. A questo punto, con la mia codina d'avanzo, vado a cucire maglia a maglia
i 4 segmenti. E andrò a ripassare ogni puntino in modo che mi stia ben fermo. Mi fermo il filo, taglio, fermo anche la codina che avevo in più e a questo punto giro tutta la passata ed ecco che il nodo a X è venuto sul davanti. Sul dietro rimane questa piccola cucitura e sul davanti avrò il nodo perfetto.